Buongiorno a tutte e tutti e bentornati qua sul canale del Darione con un nuovo video a tema solare. Ovviamente oggi è il Santo Giovedì che va celebrato con il classico video su giocatori consigliati dalla mia persona con l'aiuto dell'inconfondibile, immarcescibile, straordinario, inarrivabile Marek per quanto riguarda la Scottish Premiership, quindi giocatori da KT240 per la GV 433 di Solare. Per andare a vederli vi ricordo di cliccare sulla campanella se volete essere aggiornati su tutti i video qua che usciranno sul canale. Vi ricordo che qualche giorno fa, martedì, è uscito un video in cui parlo un po' di quella che è la situazione attuale di Solare, lanciando anche una serie di interviste che cominceranno a uscire dalla settimana prossima con content creator e personaggi insomma di rilievo della comunità internazionale che parleranno insieme a me di Solare. Troverete qui ovviamente tutto sul canale. Vi ricordo anche del favoloso gruppo Telegram in cui si scrive costantemente di Solare tutti i giorni. Vi ricordo anche del mio referral se volete giocare a Solare. Tanto ringrazio il referral che c'è stato in questi giorni, il primo dopo mesi e mesi. E poi vi ricordo che fino a gennaio è attiva la promo sul mio Patreon in cui trovate informazioni in esclusiva in italiano su tutta Asia, ma anche su Scottish e su Bundesliga. Ma, insomma, giocatori molto gustosi. Iniziamo da Savasondir Fredrik Ronno, che sembra tornato ai suoi livelli. Ultima partita di Champions contro il Real Madrid 58-50, tra l'altro aveva 89 fino appunto al terzo gol preso, ha parato un rigore, grande match, 23-50 di all around. L'Union sembra per fortuna essersi rimessa in carreggiata, lo vedete, ha un L15 spaziale per la Capet perché è bassissimo, è 30, con un L5 a 42 perché appunto è in grande ripresa, però vi può fino alla fine della stagione garantire sostanzialmente la titolarità visto che è un L15 così basso. Il prezzo, ultima vendita a 22,22 €, la limite tra l'altro si è mantenuta sempre più o meno costante con alti e bassi, però insomma vedete la forbice non è amplissima. Questa è la limite, della rara invece sta a 307 l'ultima vendita. Giocano l'Union contro il Bochum fuori casa, poi hanno una partita in casa contro il Colonia e poi c'è la pausa della Bundes e si riprende la GV 441, quindi per questa CV è comunque molto buono perché il Bochum non è proprio sto squadrone. Vediamo invece in Scottish, anche qui idolo delle folle assolute, è il mio portiere da Cup, me lo sono preso qualche settimana fa, Will Dennis, è anche under 23, quindi se qualcuno stesse guardando che è anche un under 23 da schierare è molto molto buono, ha un L15 a 47, lo vedete, perfetto, e un L5 a 51, quindi la mia paura è che fra un po' mi toccherà riswitchare con Ronno vista la situazione dei voti. Ultima vendita a 25,63 € in limited, mentre la rara sta a 364 €. Non ci sono giocatori in vendita rari, mentre appunto la limited sta a 30 €, quindi insomma più o meno siamo lì. Ottimo portiere, giocherà contro Livingston che non vince praticamente mai, quindi sostanzialmente volendo il Kilmarnock, il buon Killy, si può praticamente prendere tutto per questa Cuphead. Difatti poi andremo a vedere, ma facciamolo subito, abbiamo consigliato anche grazie a Marek ovviamente Lewis Maio come difensore, anche lui del Killy, L15 anche lui relativamente basso, 46, ma in crescita come il buon appunto Will Dennis. Lo vedete, il prezzo dell'ultima vendita è questo, a 1,23 €, qui qualcuno si è sbagliato probabilmente, 2,64 €, infatti vedete che il floor sta a 3,35 €, mentre la rara, ecco qua, vedete questo l'ho comprato io, a 31 €, la rara sta a 40 € con 41,84 in floor. Vedete i voti, li vediamo velocemente, insomma, classico giocatore da soglia, a volte può fare anche dei picchi, ma insomma, il Killy contro il Livingston dovrebbe fare bene. Altro difensore invece europeo che vi consiglio è Axel Disasi, che è uno dei difensori centrali del Chelsea. Il Chelsea non sta facendo benissimo, ma giocano contro lo Sheffield United, quindi insomma una partita che apparentemente potrebbe essere anche abbordabile, alle 15 a 40 con alle 5 a 37, quindi insomma lo potete schierare un po' con chiunque. Vedete il prezzo della limited, ultima vendita a 5,41 €, addirittura è arrivata a prezzi incredibili e poi calare drasticamente visto i risultati un po' orribili da parte del Chelsea in questa stagione, mentre abbiamo 49,03 la rara.
addirittura il floor è più basso dell'ultima vendita, che però si data appunto al 12 un paio di giorni fa, mentre la limite a 4,60 euro avevamo visto ultima vendita a 5,41 euro, quindi sono in ribasso. Acquisto low cost, questo è molto low cost comunque, di una squadra che difficilmente insomma potrà giocare così male fino alla fine della stagione. Andiamo a centrocampo andiamo su Pelle van Amersfoort dell'Erenven. Gioca col Volendam che sta in basso alla classifica, mentre appunto l'Erenven sta più o meno intorno alla metà della classifica dell'Eredivisie. La cosa buona è che gioca da punta, questa è la cosa buonissima, quindi vedete insomma, non fa votoni ma può fare dei picchi, e giocando contro una squadra che non è proprio un granché potrebbe essere una bella presa, anche perché poi il prezzo è veramente ridicolo. Ora l'ultimo sono io che l'ho comprato a 2,72, eccolo qua, e in limited, mentre la rara sta a 25,17 euro. Questo è secondo me assolutamente consigliabile. Poi abbiamo Greg Kilty del St. Mirren che gioca contro il Motherwell, che insomma non è che stia facendo proprio benissimo, quindi Greg Kilty può andare bene con il St. Mirren. Alle 15,47, alle 5,45 leggermente in calo le prestazioni, ultima vendita a 1,66 euro, il floor sta anche più basso a 1,26 euro il limited ovviamente, mentre la rara sta a 24,14 euro, più bassa anche questo il floor. Lo andiamo a vedere. Gioca a volte anche da attaccante ST, però generalmente gioca a centrocampo, almeno nelle ultime partite, però vedete spesso lo viene impiegato da attaccante esterno a sinistra o nei due davanti, quindi insomma ha opportunità anche di fare decisive. Poi visto il prezzo io ci metterei un occhio sopra. Ovviamente consigliamo anche qui un altro giocatore del Kilmarnock, Capitan Matty Kennedy. Abbiamo tutti un debole per lui, perché è veramente un grandissimo. 48 delle 15, 54 delle 5, lo vedete poi qui è molto salito di prezzo, ovviamente visto le prestazioni sta comunque a 1,25 euro, il limite è addirittura 1,05 euro, la limited in floor, quindi a ribasso, mentre ultima vendita, eccolo qua, a 10,63 euro con 16,53 euro, un po' più alta il floor, ma qui si può fare ovviamente una trattativa, come ho già detto giocano contro il Livingston. Matty Kennedy può portare anche dei decisive. Andiamo in attacco. Per quanto riguarda l'Europa degli altri, non la Scozia, vi consiglio Amine e la Ouazzani, giocatore marocchino del Guingamp, quindi siamo in Ligue 2. Vedete l'L15 non ce l'ha basso, comunque è quello in media con la Capete che è 48, L5 insomma un po' bassino, ma perché viene da prestazioni un po' orribili, però vedete in realtà che può fare anche prestazioni molto molto buone. Gioca con una delle ultime squadre del campionato di Ligue 2, con Carnot in bassa alla classifica, che gamba a metà classifica. Vediamo i prezzi, eccolo qua, il limited sta a 9,13 euro, non ce ne sono in vendita, mentre la rara sta, eccola qua, andiamola a vedere di preciso, là sta a 80,75 euro, 84,94 euro, costa un po' più di quelli che vi consigliamo di solito, ma insomma questo probabilmente il gioco vale la candela. Ci trasferiamo invece in Zweite Bundesliga per Terence Boyd, attaccante del Kaiserslautern americano, che gioca contro una squadra che è in fondo alla classifica come il Braunschweig. Lo vedete, insomma può fare bene, non è affatto male. Questo 37 delle 15 lo permette di inserirlo un po' ovunque, ha un L5 di 48, quindi in salita come abbiamo visto. Prezzo della limited, ultima vendita 2,02 euro, dimezzato il floor, mentre la rara, l'ultima asta è andata a 32 euro, sta a 44,56, un po' più alto, ma insomma questo è una buona presa. Poi abbiamo in Scottish Jonah Ayunga, keniano, attaccante del St. Mirren, lo vedete, rientrato da poco, da qualche partita. Giocano contro il Motherwell, che appunto abbiamo detto non sta andando benissimo in questo periodo. Prezzo 2 euro, il floor è lì, 2,08 euro, 2,09 euro, mentre l'ultima vendita la vediamo è andata a 50 euro, 49,06 e sta a 49,16. Questo con le 15 che ha 36, le 5 a 36, questo è decisamente buono in prospettiva, insomma non è proprio low cost, a quel punto è meglio secondo me e secondo anche Marek
andare su Kyle Vassell, noi lo consigliamo sempre, tra l'altro alle 5 un po' spaventoso che abbasserà però il suo L15, gioca contro il Livingston come abbiamo detto, 1,86 € in limited, addirittura il floor più basso, mentre l'era a 40,79 €, ma l'ultima vendita è a 34,16 €, quindi si può prendere a molto meno, lo vedete, non è andato benissimo nell'ultimo periodo, qui quando avevamo iniziato a consigliarlo, gioca contro il Livingston, meglio di così non c'è tante altre cose. A questo punto, finito il video, velocissimo, ormai mi hanno detto che vanno fatti velocissimi entro i 15 minuti, io vi ricordo che se vi è piaciuto il video di lasciare un mi piace, cliccare sulla campanella così da essere aggiornati costantemente dei nuovi video che escono qui sul canale, iscrivervi al gruppo Telegram del Darione che è qui sotto, sempre le info anche sui social di Marek che trovate sempre qui sotto nelle info. Ricordatevi la grande promo di Natale del Patreon, dove ci sono informazioni esclusive in italiano e non solo, anche in inglese, su punto Asia, Scottish, Bundesliga. Detto questo, buon sorare a tutti e tutte.